Benvenuti amanti dell'uncinetto, sono Elena e che tu sia qui per imparare, per trovare l'ispirazione o semplicemente per condividere la passione di questo antico ma sempre innovativo hobby, sei nel posto giusto. Non dimenticare di iscriverti al canale e ora via al video progetto. In questo video tutorial vi farò vedere come attaccare delle mattonelle senza utilizzare l'ago e il filo in seguito, quindi fare tipo tutte le mattonelle poi doverle cucire tra di loro o con l'aiuto dell'uncinetto o con l'aiuto dell'ago e del filo. In pratica nella lavorazione dell'ultima riga della mattonella andiamo direttamente ad attaccarla a un'altra già pronta. Come vedete qua c'ho il rosa già pronta, il fucsia in lavorazione e il viola. Essendo questa una mattonella molto basica, quindi che si sviluppa su 2 righe, facciamo la prima, in seguito già nella seconda la andiamo ad attaccare. Io ho scelto tutti i colori diversi perché voglio proprio che vediate come si fa i punti di sudura. Nulla vi vieta di utilizzare lo stesso colore, quindi quando dovete fare magari un progetto decidete di usare lo stesso colore. Volete fare una maglia tutta bianca, la fate tutta bianca. Volete fare un runner per il tavolo natalizio, lo fate tutto rosso, magari tutto verde, insomma qui decidete voi. È una mattonella veramente versatile, veloce e pratica da fare. Quindi io ho già una mattonella pronta e in seguito avrò tutte le altre, mi sono portata avanti giusto per farvi capire. Fatta quindi la prima base della mattonella, la prima riga, nella seconda ci alziamo con il petalo e lavoriamo fino ad arrivare all'angolo. Dimenticavo il tutorial di questa mattonella è già sul mio canale, quindi fate veloce a trovarlo, altrimenti se avete proprio difficoltà scrivetemelo nei commenti che vi metto il link diretto. Prendo la mattonella già pronta, non col davanti verso di me ma con la parte dietro verso di me, quindi tra virgolette la parte brutta. Al contrario, quella che sto lavorando è con la parte bella verso di me. Ora qui io faccio una e 2 catenelle, la terza entro nell'angolo della mattonella già pronta, faccio un punto basso, poi continuo con altre 2 catenelle, carico 2 volte e continuo a fare la seconda riga. Come ho detto prima, il progetto di questa mattonella è già sul mio canale, quindi ce l'avete già. Se avete difficoltà a trovarlo me lo dite che vi metto il link così capite prima di tutto come si crea. Continuo con 1-2 catenelle, la terza la faccio qui nel prossimo archietto di quella già pronta con un punto basso, poi me ne mancano 2 perché qui in quella già pronta, come vedete, le catenelle di separazione tra un punto puff e l'altro sono 5, quindi 2 le faccio, una diventa punto basso e 2 le continuo a fare. Ora continuo a lavorare la mia mattonella con l'ultimo punto puff, che in realtà è una nocciolina perché comunque stiamo lavorando con delle maglie altissime, ma è talmente piccolina, formata da 2 maglie altissime, che non si vede neanche. Continuo a fare 2 catenelle, vado nel prossimo archietto, punto basso, 2 catenelle, carico, qui continuo a fare il mio lavoro facendo semplicemente delle maglie altissime non chiuse insieme. L'aspetto della mattonella dovrà essere questa, quindi vedete faccio 4 maglie altissime non chiuse insieme, le chiudiamo tutte con lo stesso punto. Questa è la quarta, quando le ho tutte sull'uncinetto chiudo insieme, poi vado a fare 1 e 2, vado nel prossimo archietto punto basso, 1 e 2, carico e vado a fare l'angolo formato da diversi punti nocciolina che in realtà non sono puff, che sono 1, 2, 3 e 4. Volevo fare
lato insieme a voi, 1 e 2, e poi avremmo fatto con il color viola 2 lati insieme, non solo uno. Intanto vado a continuare con 2 catenelle, faccio anche l'ultimo, poi arrivo all'angolo, chiudo insieme 1 e 2 ed eccomi arrivata all'angolo. Quindi vado a fare punto basso, 1 e 2, ora 3, 4 e 5. Siccome noi abbiamo finito il lato per attaccarci a questa mattonella già pronta, questo lato qua, questo e questo metà, quindi 2 lati e mezzo, dobbiamo lavorarli senza attaccare altre mattonelle, quindi lavoriamo normalmente. Quindi faremo punto nocciolina, 5 catenelle, facciamo il pettano, 5 catenelle e così via, e vado a concludere. Finisco questa, prendo quella viola da attaccare su 2 lati. Arrivati a questo punto, quindi noi dobbiamo andare a fare l'unione del viola con questi 2 lati del fucsia, quindi 1 e 2. E come si fa? Si fa uguale identico a prima, semplicemente andiamo a lavorare non solo su questo ma anche sull'altro. Quindi adesso entro qui nell'angolo, mi raccomando, quello che è appoggiato, quindi il pezzo diciamo più grande del lavoro, deve essere sempre preso con la parte dietro verso di voi, al contrario quello che lavorate deve essere con la parte bella verso di voi. Quindi io vado a fare 2 catenelle, la terza la vado a unire nell'angolo con un punto basso, 2 catenelle, e vado a lavorare il primo lato, quello che vi ho fatto vedere qui. Arrivo qua in fondo, vi faccio vedere come continuare sull'altro, poi dopo è finito il video progetto. Allora, questo lato, come notate, l'ho fatto, sono arrivata al punto di dovermi unire proprio qui nell'angolo dove ci sono tutte. Ho fatto 2 catenelle, entro sempre da sotto, notate che lo sto alzando, quindi il pezzo più grande, prendo il filo, eccolo qua, punto basso, 2 catenelle e vado a continuare a lavorare sulla mattonella viola. È molto facile una volta che ci si prende la mano, quindi 2 catenelle, continuo adesso su questo lato qua, quindi vado semplicemente nel prossimo archetto disponibile, vado a fare il mio punto basso, 2 catenelle e torno a lavorare sul pezzo viola semplicemente facendo il prossimo punto. Questo metodo ve lo consiglio sempre quando avete la possibilità di unire le mattonelle, perché fate conto che risparmiate tempo e soprattutto risparmiate il rischio che il lavoro si disfi, perché quando noi andiamo a cucire ogni mattonella, soprattutto con l'ago, c'è sempre il bisogno di nascondere il capietto che abbiamo appena tagliato di quella mattonella. Anche se usiamo l'uncinetto in seguito a fare una riga di punto basso, abbiamo sempre il filo della mattonella da chiudere, quindi è un lavoro in più che non c'è bisogno secondo me di fare. Io in questo caso, come ho detto prima, ho utilizzato dei colori diversi, ma potete utilizzare lo stesso colore. Sì, il filo della mattonella c'è, ma è lo stesso filo con cui andiamo a lavorare la mattonella, quindi abbiamo un filo in meno perché non dobbiamo riprendere in mano un altro per fare la cucitura. Io spero che questo metodo vi sia utile. Se avete domande, richieste, sapete dove trovarmi, mi trovate sempre sui miei social. E per qualsiasi chiarimento scrivete anche qui sotto nel video, sotto il video progetto, che vi rispondo appena mi è possibile. Vi mando un grosso abbraccio, noi ci vediamo al prossimo video progetto.